Le energie della nuova Terra giugno 2011. Cambiamento del codice del tempo e ricalibratura del cuore planetario alle frequenze cosmiche di luce. L'Arcangelo Michele attraverso Celia Fen. Amata famiglia di luce, che viaggio emozionante state facendo in questo momento mentre viaggiate con la nave del tempo Terra nella sua nuova realtà e nella sua nuova linea temporale. Sì, molti di voi si sono resi conto che ciò che chiamate vita sulla Terra è semplicemente un movimento attraverso il tempo e lo spazio, che crea la storia dell'evoluzione. Voi siete infiniti esseri di luce e su questo pianeta Terra siete in grado di sperimentare lo spazio-tempo viaggiando attraverso gli Stargate e lungo le traiettorie di luce, che manifestano i diversi livelli di esperienza, che chiamiamo dimensioni di luce. In questo mese di giugno state entrando in un importante cambiamento del codice del tempo, che rilascerà ed eliminerà i vecchi codici temporali e li sostituirà con i codici temporali della nuova realtà e poi li porterà in equilibrio in una ricalibratura del cuore planetario alle frequenze cosmiche della luce. Questo avrà luogo prima e durante l'eclisse lunare totale il 15 giugno e fino a dopo il solstizio del 21 giugno. Eclisse lunare totale e ricalibratura dei luoghi sacri e dei punti nodali sulle griglie del cuore planetario. Amati, durante il solstizio precedente, a dicembre 2010, la Terra si è spostata nella nuova linea temporale di quinta dimensione. In questo ultimo periodo di 6 mesi, la Terra si è stabilizzata nelle sue nuove frequenze e la sua nuova traiettoria l'ha allineata con la porta temporale del 2012. Ma ora, in questo momento, e partendo dall'eclisse lunare, il cuore del pianeta sarà ricalibrato con le frequenze cosmiche di luce tramite un cambiamento del codice temporale, che sarà focalizzato su 2 punti delle griglie planetarie, il complesso di Stonehenge in Inghilterra e il complesso di Giza in Egitto. I luoghi sacri sulla Terra agiscono come punti nodali nel suo corpo di luce. Molti di questi luoghi sacri hanno subito abusi nella realtà tridimensionale in passato, ma sono stati puliti e riallineati in questi ultimi anni nelle dimensioni superiori in modo che siano pronti a funzionare ancora una volta come recettori di luce cosmica e codici nei punti chiave in cui si trovano sul pianeta. I codici lunari, che vengono rilasciati in un'eclissi lunare totale, portano i codici temporali o istruzioni per il cammino della Terra attraverso il tempo e lo spazio. I codici lunari si trovano in profondità nel subconscio della psiche planetaria e forniscono il modello o la struttura per la manifestazione nella realtà esterna o solare. In questo cambiamento di chiave i vecchi codici per la manifestazione tridimensionale saranno completamente sostituiti dai nuovi codici per la realtà della nuova Terra di pace e luce. I vecchi codici temporali di terza dimensione codificavano le energie di separazione e del singolo ego individuale. Era una realtà limitata basata sul tempo lineare e profondamente disconnessa da quella che chiamate natura. Codificava profondamente energie interiori di colpa, ferite, sofferenza e bisogno di redenzione. Questo desiderio di redenzione ha portato alla nascita di miti di Salvatori e Messia, portando via il vostro potere sovrano di creare e manifestare. I nuovi codici temporali codificheranno le energie di unità e connessione a tutti i livelli. Codificheranno l'energia a spirale e ciclica del dispiegarsi dello spazio-tempo, come nelle dimensioni superiori, e consentiranno la riconnessione con la natura e con il pianeta come un essere di luce. Consentiranno ai singoli esseri sovrani di collegarsi in comunità di luce per contribuire alla ricreazione della Terra come una casa multidimensionale per il nuovo essere di luce umano angelico, che state diventando. Tutti i siti sacri all'inizio erano codificati con questi schemi di multidimensionalità, ma questi sono stati persi dopo che l'umanità è discesa nella terza dimensione ed ha iniziato ad allontanarsi dalla pura luce del cuore cosmico. Ora, amati, visto che state tornando, questi luoghi sacri vengono ricollegati e riattivati alla loro originale luce e scopo. Vi preghiamo di comprendere, amati, che non è necessario distruggere la terra o i suoi luoghi sacri al fine di purificare e guarire.
Questo processo di purificazione e di guarigione avviene mentre la Terra si riallinea con il cuore cosmico e si muove in avanti nel suo viaggio attraverso i restanti Stargate del 2011 e 2012. Ho recentemente parlato della costellazione di Ofiuco e la 13 casa dello zodiaco stellare. Quando l'eclisse lunare inizierà, la Luna sorgerà su Stonehenge nella costellazione barra casa di Ofiuco ed attiverà i codici del tempo in questo complesso per allinearsi con le frequenze di luce cosmica. Allo stesso tempo anche il complesso di Giza si attiverà ed allineerà nel processo di ricalibrazione. Poi, questi nuovi codici del tempo saranno trasmessi attraverso il sistema della griglia planetaria, che forma il corpo di luce della Terra, e tutti i luoghi sacri e nodi, che sono pronti, si attiveranno e ricalibreranno i nuovi codici del tempo. Le energie di Ofiuco portano i codici di guarigione, trasformazione e supporto, e questa energia crescerà attraverso le griglie portando la guarigione tanto necessaria e il sostegno a coloro che aprono i loro cuori per ricevere le energie di guarigione di Ofiuco mentre vengono iniziati nella coscienza della nuova Terra di quinta dimensione. Amore e pace sono frequenze di luce. Amata famiglia di luce, dopo l'eclissi lunare totale ci saranno alcuni momenti molto potenti di riallineamento e ricalibratura durante il solstizio del 21 giugno. Coloro che hanno permesso la ricalibratura del loro essere di luce nei nuovi codici del tempo si troveranno a muoversi nella frequenza di amore e pace. Ma sarà vero il contrario per coloro che sono ancora aggrappati alla realtà tridimensionale, perché la loro versione dello spazio-tempo non sarà più supportata dai codici profondi e il crollo delle illusioni accelererà e diventerà sempre più chiaro ed evidente. Infatti ci possono essere ansia e panico tra coloro che non riescono ancora a sentire le vibrazioni del nuovo mentre si allinea con la Terra futura, che si manifesta nell'ora. Anzi, vi diciamo che amore e pace sono una frequenza di luce. Non sono emozioni o anche sentimenti come tali, sono un allineamento con i codici di luce, che portano le informazioni della divina volontà creativa. Chi entra nella coscienza multidimensionale impara ad arrendersi al flusso della luce divina e volontà divina e ad entrare nella frequenza di amore e pace. Amati, per essere nella frequenza d'amore non dovete mettervi alla prova o lavorare su voi stessi o essere qualcosa che non siete ancora, siete amore ed esprimete questa verità quando semplicemente vi allineate con la frequenza della divina volontà e luce cosmica. Non c'è niente da imparare o raggiungere, semplicemente permettete alla luce di fluire attraverso di voi, mentre diventate l'occhio di Dio. La divina intelligenza sperimenta se stessa come amore attraverso di voi. È semplice quando permettete questo flusso e questo allineamento. Amati, essere nella frequenza della pace non è solo porre fine alla guerra e all'aggressione. Si tratta di spostarsi nella vibrazione della divina pace, che scaturisce dal cuore divino. Quando permettete che quella vibrazione fluisca attraverso di voi, diventate la pace di Dio in ogni momento. In questa nuova terra sarete allineati con la pace e diventerete pace. I nuovi codici del tempo sosterranno questo processo di spostamento in questo flusso e frequenza di luce. Si tratta semplicemente di un momento di grande gioia, luce e amore, amatissima famiglia di luce. Festeggiamo con voi. E così vi auguriamo gioia e avventura in questo nuovo viaggio. Pensiamo che forse in questo momento dovremmo chiamare voi viaggiatori del tempo così come operatori di luce. Perché, mentre lavorate con la luce ed i codici del tempo, attraversate anche le porte temporali per la nave del tempo Terra nel suo infinito viaggio di luce. Tradotto da Michela per Stazione Celeste.